Eppure io ricordavo di avere già recensito questo set di cricchetti, ma invece non è così. Quindi la faremo oggi. Io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Questo è il set di cricchetti a 270 gradi della Parkside in vendita Lidl dal 5 gennaio 2022. E voi direte come fai già ad averlo? Perché l'ho comprato l'edizione precedente. Questo è da 37 pezzi, verrà venduto anche un'altra versione che al posto delle bussole ha alcuni tipi di inserti. Vi lascerò dei riquadri qua sulla destra in modo da vedere le differenze. Costerà 22,99 €. È particolare come tipo di set perché è diverso dagli altri cricchetti. Quindi adesso ci mettiamo sul bancone, guardiamo per bene come è fatto, faremo un paio di prove molto veloci, molto rapide e poi trarremo assieme le conclusioni. Iniziamo. Ma stavo quasi dimenticando di farvi gli auguri di buon anno. Ve li ho fatti prima del 31 dicembre e ve li rinnovo adesso. Siamo ancora agli inizi di gennaio, abbiamo tutto il 2022 davanti, quindi di nuovo auguri di buon anno. Adesso iniziamo davvero. Il prodotto viene venduto all'interno di una valigetta in plastica avvolta da questo cartone e sullo stesso troviamo alcune informazioni. Vediamo che c'è una raffigurazione con uno snodo che ci permette un'inclinazione fino a 10 gradi e utilizzando lo snodo, quindi l'inclinazione fino a 10 gradi, potremo applicare una forza massima fino a 50 Nm. Invece utilizzando nel modo classico le bussole innestate fino in fondo potremo utilizzarle fino ad una forza massima di 62 Nm. Il set è composto da acciaio al cromo vanadio e acciaio S2. Adesso apriamo la confezione, guardiamo subito quello che troviamo all'interno di questa valigetta. Sulla parte alta abbiamo degli inserti particolari formati da una base che somiglia ad una bussola con innestato un inserto. Nella parte in alto a sinistra abbiamo gli inserti di tipo PH da 1 fino a 3, poi PZ da 1 fino a 3, gli inserti a taglio da 4, 5,5 e 7, gli inserti Torx da 10 fino a 40 e gli inserti per le viti a brugola da 3 fino a 8. Più in basso invece troviamo delle bussole. Si tratta di bussole 1000 righe che vanno dalla misura 4 fino alla misura 13. Questo tipo di bussola ci permette anche un utilizzo molto più pratico che associato a questo tipo di chiave a cricchetto ci risolve davvero tanti problemi, adesso lo vedremo. E quindi guardiamo il cricchetto. Come vedete è particolare, è diverso da tutti gli altri. Solitamente i cricchetti hanno questa base fissa e una levetta che ci permette di variare il senso di rotazione. Questo invece ha questo snodo a 270 gradi che ci permette di lavorare in situazioni particolari. Vediamo innanzitutto come funziona. Ha questa rotellina che ci permette di variare il senso di rotazione. In questo modo riusciamo a svitare. Cambiando la posizione di questo dischetto sulla parte alta invece potremo avvitare. Premendo questo tastino fuoriuscirà un piolino da questa parte e questa sferetta rientrerà nella sua sede. Adesso la sferetta è all'interno della sua sede, rilasciando il tastino questo piolino arretrerà e la sferetta fuoriuscirà. Questo farà in modo che la sfera vada ad inserirsi all'interno di questa scanalatura all'interno della bussola e quindi la mantenga fissa al suo interno, evitando che si sfili, per esempio se messa sottosopra, oppure quando la sfiliamo dalla testa del dado o del bullone. Per poter rimuovere la bussola quindi sarà necessario premere questo tastino in modo da far rientrare la sferetta e possiamo sfilarlo. Lo stesso per quanto riguarda gli accessori che vengono utilizzati come prolunga sia col cricchetto che con altri sistemi che adesso vedremo. Si inserisce semplicemente a spinta oppure possiamo premere contemporaneamente il tastino, rimane saldo al suo interno, per poterla sfilare si fa la stessa manovra. E che abbiamo le prolunghe fra le mani vi faccio vedere anche il particolare dell'inclinazione dei 10 gradi. Utilizzando la bussola inserita completamente nell'innesto vediamo che rimane praticamente ferma, ha un minimo di gioco normale perché ci sono delle tolleranze, ma se la facciamo inserire solamente con il primo scatto abbiamo la possibilità di utilizzare questo snodo. Abbiamo 10 gradi di inclinazione che ovviamente riducono la coppia di serraggio, come abbiamo detto poco fa, da 62 a 50 Nm di coppia. Ma questo è un set particolare perché per la dotazione che abbiamo, come vedete partono dalla numero 4, arrivano massimo alla numero 13 e abbiamo un cricchetto molto piccolo con un sistema che effettivamente non ci dà un segno di massima robustezza. Capiamo che questo set viene utilizzato per esempio sulle bici, viene utilizzato su strumenti che non richiedano serraggi particolari, sul montaggio di mobili, su eventuali montaggi di carene di moto, eccetera. Quindi tutte quelle situazioni nelle quali non è necessario applicare molta forza, ma con un cricchetto di questo tipo, sia per lo snodo che per le dimensioni, ci permette di lavorare molto velocemente, avvitare e svitare davvero con molta praticità. La comodità di questo cricchetto, per esempio, nel mio caso l'ho utilizzato un paio di volte anche per smontare il dado della batteria della mia auto,
che è molto in profondità, quindi utilizzandolo in questo modo riesco ad avvitare il dado semplicemente utilizzandolo come un cacciavite per la parte iniziale della filettatura, dove non oppone assolutamente resistenza, e poi dove è necessario do il serraggio finale utilizzando il cricchetto. Dove dovesse servire una coppia maggiore, non vogliamo sforzare questo sistema, che comunque sì, sicuramente non è robustissimo, però non è neanche molto fragile, possiamo utilizzare la chiave AT. Quindi una volta inserita qua possiamo dare il serraggio finale, quindi stringere in base alle nostre esigenze utilizzando questo. Ovviamente questa testa con questa forma geometrica particolare che ci permette lo snodo dei 10 gradi è anche sulla prolunga, quindi in teoria se volessimo potremmo ottenere una doppia inclinazione. Come vedete abbiamo un'inclinazione qua ed un'inclinazione qua, quindi riusciamo eventualmente a lavorare con un'ulteriore inclinazione. Ovviamente ridurremo ulteriormente la sua resistenza ad un'eventuale coppia di serraggio eccessiva, ma ripeto, stringendo con la mano in questo modo è difficile raggiungere 60 Nm di coppia, e comunque questo set non va utilizzato per quelle coppie così eccessive. Un altro accessorio che troviamo in dotazione è questo snodo cardanico, che ci permette di avvitare e svitare viti, bulloni, dadi in situazioni difficili nelle quali non potremmo arrivare se non avessimo appunto questo tipo di doppio snodo, quindi molto molto pratico. E poi si possono creare, in base alla nostra fantasia, alle nostre esigenze, ulteriori snodi che ovviamente però poi vanno a compromettere anche la stabilità. Quindi se dobbiamo avvitare qualcosa dobbiamo avvicinarci in una zona un pochettino più distante. Con tutti questi snodi poi rischiamo di non raggiungere il punto, perché si piegherebbe tutto, diventerebbe tutto molto instabile. Però come vedete abbiamo la possibilità di utilizzare diversi tipi di prolunghe e raggiungere distanze abbondanti, quindi nel caso in cui dovessimo svitare dei dadi distanti o profondi, anche in questo modo riusciremmo. Ovviamente se dovessimo trovarci in situazioni nelle quali è necessario raggiungere dei punti difficili con angolazioni particolari, come vedete anche in questo modo rimane nella sua posizione. Forse agitandolo ovviamente il dado cambia posizione, però se lo posizioniamo in questo modo ci avviciniamo ad una zona e poi iniziamo a stringere, si può utilizzare perfettamente. E proprio nel caso della batteria della mia automobile ho poco spazio a disposizione e quindi non riesco con una normale chiave inglese a fare tutto il movimento per poter muovere il cricchetto tra la batteria e il telaio della mia automobile. In questo modo riesco tranquillamente ad avvitare molto velocemente, e poi, come ho detto poco fa, do un serraggio maggiore e avvito il dado che mantiene la batteria ferma. Come avete notato, questa specie di cacciavite ci permette di utilizzare sia le bussole inserendole in questo modo, che gli inserti che ci permettono di svitare le classiche viti, come in questo caso una vite Torx. E possiamo sfruttare la parte posteriore anche nel cacciavite per poter inserire questo accessorio che la trasforma in una chiave AT. Davvero molto versatile per tutte quelle situazioni, come ho già detto più di una volta, nelle quali non è necessario un serraggio molto abbondante. D'altra parte ditemi voi con un dado numero 4 quale serraggio abbondante dovete dare, anzi proprio in queste situazioni con queste misure spesso si consiglia di utilizzare dei serraggi limitati proprio per limitare il danno dato da un serraggio eccessivo. L'unica cosa che stona leggermente, a mio avviso, è un inserto PZ3. Secondo me sarebbe stato più indicato rimuovere per esempio gli inserti a taglio e mettere magari 2 di PZ2 e 2 di PH2, che sono gli inserti più diffusi. E a proposito, quasi quasi fra poco realizzo un nuovo video nel quale vi faccio vedere come io rimuovo questi inserti da queste bussole e come inserire degli inserti nuovi, sia nel caso in cui dovessero danneggiarsi che nel caso in cui volessimo sostituire a causa di un inutilizzo l'inserto presente con uno che utilizziamo più spesso. E adesso guardiamo la precisione di questi inserti. Quindi per quanto riguarda la bussola numero 13, come vedete la testa va perfettamente, il normalissimo gioco che hanno tutte le bussole con le viti, questa è una misura 13. Guardiamo anche la misura 10, ovviamente anche questa ha lo stesso gioco del tutto normale. Adesso guardiamo anche il tipo di inserto, quindi questo PZ si innesta perfettamente, la vite rimane perfettamente al suo interno, come vedete non cade assolutamente, ovviamente se capovolto si sfila, però va a inserirsi perfettamente nell'intaglio e, come vi ho detto più volte, se hanno gioco non vanno bene. In questo modo rimane perfettamente saldo e si riesce anche a sostenere il peso di un avvitatore. Proviamo anche un PH2 e anche in questo caso combacia perfettamente. Vediamo se riusciamo a tenere anche in questo caso il peso dell'avvitatore
e rimane perfettamente. Mi sto facendo male, stacco, come vedete. Ho i segni della filettatura, però la vite riesce perfettamente a rimanere alloggiata nell'inserto senza sfilarsi. E ora vediamo anche il vantaggio dell'utilizzo, per esempio, del 1000 righe proprio associato a questo tipo di cricchetto. Allora, ipotizziamo di dover svitare delle viti in una situazione particolare, quindi abbiamo degli ostacoli, non riusciamo a svitare una vite. Ora con questo non riesco perché è lunga, ma il concetto però è chiarissimo. Come vedete, in questo modo avrei difficoltà a svitare delle viti, però io potrei girare come faccio per la mia batteria, avvitare finché non raggiungo un serraggio che mi necessita e eventualmente stringere come si fa con un normale cacciavite, oppure nel caso in cui abbiamo un ostacolo utilizzare quei pochi clic che ci permette il cricchetto e stringere dando l'eventuale serraggio che mi necessita. Quindi davvero molto utile in situazioni particolari. Questa è una simulazione ovviamente poco probabile, però per capirci e farvi vedere qual è l'utilizzo indicato su questo tipo di cricchetti così snodati mi sembrava l'idea migliore. E adesso considerate il vantaggio di poterci muovere come abbiamo visto nella simulazione di poco fa al vantaggio della bussola col 1000 righe, che ci permette di muoverci di soli 30 gradi, quindi in una situazione nella quale abbiamo difficoltà a muoverci. A prescindere dal tipo di cricchetto utilizzato, possiamo spostarci di soli 30 gradi, quindi riusciamo a lavorare anche in spazi stretti. Se la vite è posizionata in modo tale che effettivamente una bussola esagonale non riusciremmo assolutamente a utilizzarla, in questo modo riusciamo perfettamente. Guardate di quanto mi muovo, davvero pochissimo. Se invece utilizzassi una bussola classica esagonale dovrei muovermi di 60 gradi e questo mi costringerebbe a passare da questa posizione a quest'altra posizione, impiegando ed impegnando molto più spazio e in spazi stretti sicuramente questo non è vantaggioso. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questo cricchetto particolare? Secondo me, come ho detto per tutto il video, è un cricchetto utile per tutte quelle situazioni nelle quali ci serve raggiungere un punto difficile e dove possiamo sfruttare tutto questo tipo di snodi per svitare la maggior parte delle viti piccole, dove non è necessario applicare molta forza per la dimensione degli inserti che vengono dati e per il sistema che ovviamente, avendo solamente due viti che permettono questa rotazione, conviene non esagerare, anche se dovessimo utilizzare delle bussole, degli inserti che supportano una coppia di serraggio superiore, ovviamente sia per la grandezza del cricchetto che non ci permette tramite questa leva così corta di imprimere molta forza, ovviamente se dovessimo riuscirci potremmo anche danneggiare questo sistema. Per il resto, per un utilizzo normale, montaggio bici, montaggio carene, tutti quei lavori anche casalinghi e non solo, dove non serve molta forza, l'avrò detto 1.000.000 di volte, secondo me vanno più che bene. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito quindi a mettere mi piace al video, cliccate sulla campanella qua giù dopo esservi iscritti al canale e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!